Oggi prepareremo i te tu e i te io. I te tu e i te io sono dei biscotti tradizionali siciliani, immancabili in occasione della festa dei defunti, il 2 novembre. Soffici all'interno grazie alla presenza delle mandorle e profumatissimi per l'uso delle spezie come cannella e chiodi di garofano. Inoltre si distinguono per la loro doppia glassatura, bianca te io e scura te tu. Ma adesso lasciate il grembiuli che iniziamo subito a prepararli. Pronto è servito. Allora iniziamo col preparare l'impasto, ma prima da 500 g di farina 00 dobbiamo metterne da parte 60 g che ci serviranno dopo. Il resto della farina la trasferiamo all'interno di una ciotola più grande. E vi inseriamo 120 g di strutto. E lavoriamo il tutto con le mani fino ad ottenere un composto dalla consistenza sabbiosa. Bene, quando avremo ottenuto questa consistenza sabbiosa lo mettiamo momentaneamente da parte. Ora in un mixer inseriamo 150 g di mandorle pelate, insieme a 180 g di zucchero semolato, 6 g di cannella, poi 4 g di chiodi di garofano e un pizzico di sale. E frulliamo il tutto. Una volta frullato, trasferiamo il composto appena ottenuto all'interno della ciotola con la farina. E misceliamo gli ingredienti. Ora inseriamo 2 uova, un cucchiaio di estratto di vaniglia e la scorza di un'arancia bio. Successivamente in 130 g di latte sciogliamo 8 g di ammoniaca per dolci. E lo versiamo all'interno della ciotola. E ora non ci resta che impastare. Una volta finito di impastare, il risultato sarà un impasto abbastanza morbido e appiccicoso, ma non vi preoccupate perché ancora dobbiamo aggiungere delle componenti in polvere, ovvero il cacao amaro e quei 60 g di farina che abbiamo messo da parte. Ma prima di ogni cosa dobbiamo dividere il composto in 2 parti. Uno ci servirà per formare i nostri biscotti bianchi, gli altri per formare quelli al cacao. Allora, in una metà inseriamo 60 g di cacao amaro, che setacciamo. Ed impastiamo. Bene, adesso la versione al cacao è pronta e la mettiamo da parte. Passiamo con quella bianca. In questa inseriamo 60 g di farina ed impastiamo. Anche in questo caso aggiungiamo 60 g di farina affinché i due composti abbiano la stessa consistenza, altrimenti sarebbero sbilanciati. E adesso che anche la versione bianca è pronta, possiamo preparare i nostri biscotti te tu e te io. Allora dobbiamo formare delle palline di circa 35 g, che poi andremo a trasferire all'interno di una teglia. E adesso siamo pronti per infornare con forno statico 180 gradi per circa 25-30 minuti. Mi raccomando, infornate una teglia per volta. Una volta sfornati li lasciamo raffreddare completamente. Nel frattempo noi prepariamo la glassatura. Prepareremo due tipi di glassatura, una al cacao e una bianca.
Quindi prima prepariamo quella al cacao, quindi in un tegamino inseriamo 250 g di zucchero a velo, un cucchiaio di cacao e 60 g di acqua. E mescoliamo il tutto con una frusta. Una volta amalgamati tutti gli ingredienti ci trasferiamo ai fornelli, mettiamo sul fuoco e facciamo sciogliere il tutto. Quando il composto raggiungerà il bollore lasciamo cuocere ancora per un minuto, dopodiché togliamo dal fuoco. E adesso siamo pronti per glassare i nostri tetù e teio. Immergiamo prima quelli scuri nella glassa al cioccolato, in questo modo, e poi li trasferiamo in una griglia a scolare. Prepariamo ora allo stesso modo la glassa chiara, quindi in un tegamino inseriamo 250 g di zucchero a velo, il succo di un limone diluito con un po' d'acqua, il tutto deve raggiungere i 60 g, e mescoliamo. Una volta sciolto lo zucchero portiamo sul fuoco e ripetiamo lo stesso procedimento di poco fa. Anche questo facciamolo stemperare un paio di minuti, dopodiché possiamo glassare gli altri biscotti. E adesso i nostri tetù teio sono pronti per essere gustati. Pronto e servito! Pronto e servito.